questa lezione, ragazzi, una cosa incredibile. Le polpette vanno a mare. Faremo delle polpette di alici con un sughetto di pomodorino delicatissimo di datterini rossi. Come sempre sono due ricette separate perché da un lato facciamo una salsetta per accompagnare queste polpette che saranno fritte, in questo caso in olio extravergine d'oliva, pochissimo, che friggeranno, faranno quella crosticina croccante. Quindi facciamo prima, noi a napoletano chiamiamo il filetto di pomodoro, quindi facciamo aglio, olio extravergine, datterini, ciliegini, c'è un pomodorino che ci dà questa spinta un po' acida, un po' dolce. Poi invece facciamo queste polpette a mare. Quindi le nostre alici ve li fate già spinare dal vostro pescivendolo di fiducia, poi mettiamo sempre il nostro pane, abbiamo visto già nelle polpette tradizionali come spugnarlo, 2 formaggi che ci danno questa spinta abbinato al mare, un uovo per legare, che in questo caso serve proprio per mettere insieme tutti gli ingredienti a confronto a quella tradizionale, comunque c'aveva la carne che ha già una consistenza, e un po' di pan grattato che ci serve per stringere un po' il liquido delle alici. E poi per profumare, in questo caso non mettiamo basilico, ma mettiamo la nostra menta, che gli dà freschezza. Come sempre iniziamo dal nostro pomodoro perché ha una cottura, quindi noi nel frattempo poi facciamo l'altra preparazione, ce lo prepariamo. Quindi accendiamo la nostra fiamma, il nostro olio extravergine, sempre a coprire il fondo della padella, lo facciamo riscaldare, il nostro aglio in camicia, i pomodorini già li ho tagliati più piccoli, non li fate solo a metà, fateli ancora di più perché è una salsa che noi schiacceremo direttamente con la forchetta, quindi ci serve un po' di sughetto e un po' di pellicina. Non la passiamo perché così la facciamo un po' più rustica. Facciamo rosolare, in questo caso meglio delle altre polpette perché in questo caso ci serve questo odore d'aglio, quindi lo facciamo dorare bene, togliamo l'aglio e caliamo i pomodori. Pizzico di sale e per qualche minuto copriamo, così il pomodoro si ammorbidisce e poi lo lasciamo andare senza il coperchio, perché ricordiamoci che nessuna salsa si copre, perché le salse, poiché sono liquide, devono svaporare. Quindi incominciamo dalle nostre alici, già le abbiamo spinate, o ce li facciamo spinare, leviamo anche la coda, quindi dobbiamo essere certi che non ci sono spine, e quindi ce le puliamo tutte. Quindi su un tagliere tagliate la parte della coda, le controllate e ve le sistemate. Guardate come sono belle, sode, lucide. Quando le comprate devono essere lucide, devono essere argento lucido e soprattutto a essere toast, come si dice in napoletano. Se non le toccate e sono mosce, desistete, come diceva Totò. Dice passate avanti, andate al pescivendolo successivo. È meglio che guardiamo consistenza e colore. Poi una parte le tagliuzziamo un po' più grandi e un'altra parte le facciamo un po' più piccole. Così abbiamo 2 consistenze che si legano meglio nella polpetta e anche quando le andiamo a friggere vediamo il pezzo intero di alici. Io vado avanti a pulirle, a tagliarle, ci vediamo tra poco. Siamo pronti con le nostre alici, sono pulite, tagliuzzate, siamo pronti a impastare. Quindi sempre il nostro pane raffermo e quindi spugnato. Lo mettiamo. I nostri formaggi. L'odore d'aglio, se ci piace, con il metodo light, o se ci piace lo tritiamo. La nostra mentuccia, uso prezzemolo, quindi lo tritiamo. Che profumo. Come si dice a Napoli, la morta sui. L'uovo. E andiamo a impastare.
L'uovo ci fa da legante, un po' le dobbiamo schiacciare, anche perché quello che ci interessa è il sapore che poi avremo in questa polpetta. Poi troverete tutta la dose completa, quindi senza problemi. Vedete che già incomincia a tirare, come si dice, no? Poi abbiamo il pangrattato, ma abbiamo detto se serve, perché se non serve conviene non metterlo, perché sennò asciuga troppo. Aggiustiamo di sale, pepe e poi continuiamo a impastare. Vedete la quantità di pane è giusta per compattare le nostre alici, perché se mettiamo troppo pane poi sentiremo più pane che alici. L'obiettivo è di avere l'alici come protagonista. Quindi testiamo la consistenza, se necessario mettiamo il pangrattato, ma se non è necessario non lo mettiamo, e andiamo a fare la prova consistenza. Un po' di olio nella teglia dove le andiamo a appoggiare, ci oliamo leggermente la mano e andiamo a prendere la nostra quantità di polpetta, tonde e leggermente schiacciate. Passiamo sempre a ogni polpetta l'olio fra le mani, che vi serve a dare rotondità e uniformità. E siamo pronti a friggere. L'olio sempre 165-170 e friggiamo. L'olio è caldo, caliamo. Questo è proprio un piatto d'estate, quando si pescano tantissime alici. Poi le alici hanno un'applicazione, si possono fare fritte intere, indorate fritte, ripiene imbuttonate, e questa è un'altra versione di alici freschissime che potete fare. Oltretutto, se non lo sapete, io ho un altro corso di cucina napoletana dove ci stanno queste alici imbuttonate. Ma che ve lo dico a fare? Se non lo andate a vedere non potete scoprire quanto sono buone. Guardate sempre la crosticina, se è fatta no. Non siamo pronti ancora, perché deve fare quella crosticina croccante quando la andiamo a testare. E che profumo! Guarda, ancora non siamo pronti, perché c'è ma non c'è. Poi io sono affezionatissimo a queste polpette. Queste me le ha insegnate mio padre, perché mia nonna, la polpetta Alice, non era per lei. E quindi era una polpetta che d'estate si faceva sempre. Pesce povero, poi salsa della nostra campagna, e quindi non poteva essere che un piatto tradizionale. Io mi accorgo quando le devo girare dall'odore, perché incomincio a sentire quell'odore di croccantezza e di caramellizzazione. Quindi le giriamo, le cuociamo anche dall'altro lato. Dice, ma perché non li caliamo nella friggitrice e facciamo come le patatine fritte? Ragazzi, non sono le patatine fritte, perché devono avere questa crosta intorno e solo così la potete fare. Poi immaginate che noi stiamo facendo questa cottura con un olio straordinario, stiamo friggendo con un olio extravergine di oliva. Guardate che crosticina, e non vi dico che odore, ragazzi. Le tiriamo su. Guardate queste dorature, sembrano dei gioielli dentro alle polpette che brillano. Dell'argento nelle polpette. Quindi le abbiamo colate dall'olio. Adesso possiamo scegliere due cose: o le ripassiamo come le polpette tradizionali, oppure io le impiatterei un poco più gourmet, un bel piatto a pesce, gli mettiamo sopra questa nappatura di questo pomodorino dolce e cotto leggermente, così gli diamo freschezza. Assaggiamo la dolcezza, manca un po' di sale, quindi la aggiustiamo. Denso ma fresco.
pomodoro è pronto, lo riscaldiamo leggermente e andiamo a impiattare. Con un dolce e lo glassiamo. Qualche fogliolina di menta. Ecco le nostre polpette di alici, avremo questo sapore di mare, l'acidità del pomodorino, la freschezza della menta, quindi piovono polpette al mare. Passiamo alla prossima ricetta, polpette di ricotta e limone, freschezza assoluta. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.